Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di uncinetto con Serena Palleria. Oggi farò il tutorial su come iniziare. Questo tutorial riguarda i principianti, chi non ha mai lavorato e vorrebbe lavorare all'uncinetto tunisino. Dunque, come ho appena detto, oggi parliamo di uncinetto tunisino. Questo è un uncinetto classico. Questo è un ferro per lavorare a maglia e questo è un uncinetto tunisino. Come potete vedere è del tutto simile all'uncinetto classico, tranne la lunghezza, perché quando lavoriamo all'uncinetto tunisino bisogna tenere le maglie sull'uncinetto, quindi abbiamo bisogno di un uncinetto più lungo, ed ecco qui perché ho portato anche questo ferro per lavorare a maglia, perché è lungo più o meno quanto il ferro per lavorare a maglia, e inoltre hanno in comune questo tappo all'estremità che impedisce le maglie a cadere dall'uncinetto. Con la tecnica dell'uncinetto tunisino ogni riga è composta da 2 passi, il passo andata e il passo ritorno. Durante il passo andata teniamo le asole sull'uncinetto e durante il passo di ritorno le lavoriamo, chiudiamo i punti. E ora vi faccio vedere in dettaglio come si lavora. Si inizia con un uncinetto normale classico, cioè cappietto iniziale e una serie di catenelle. Dunque, fatta la catenella iniziale, iniziamo il passo andata. Faccio questo tutorial proprio perché questa riga è molto importante. Ogni lavoro all'uncinetto tunisino inizia con questa riga e quindi ho deciso di dedicare un tutorial proprio a questa cosa che è fondamentale per l'uncinetto tunisino. Dunque, adesso, come con l'uncinetto normale, inseriamo l'uncinetto nella seconda catenella e peschiamo il filo e lo carichiamo sull'uncinetto, e così via fino a lavorare anche l'ultima catenella. Dunque, inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, peschiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto, catenella successiva, inseriamo l'uncinetto e prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, catenella successiva, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, catenella successiva, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, catenella successiva, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, catenella successiva, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, catenella successiva, prendiamo il filo e lo lasciamo sull'uncinetto, catenella successiva, il filo sull'uncinetto e ultima catenella, prendiamo il filo e abbiamo completato il passo di andata. Adesso siamo al passo di ritorno. Quasi, è d'obbligo usare la parola quasi, perché in altri tutorial si vede il perché dico quasi. Dunque, quasi ogni passo di ritorno si inizia facendo un gettato e passando il filo attraverso una sola asola, e per il resto delle asole le lavoriamo 2 a 2, quindi un gettato e passiamo il filo attraverso 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole,
ancora un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole e un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 ultime asole, e siamo rimasti con un'asola sull'uncinetto. Ora questa è la nostra prima maglia, è la nostra prima asola, e di solito per lavorare all'uncinetto tunisino utilizziamo queste linee verticali che vedete qui, e lavoriamo o passando l'uncinetto sotto le linee verticali, avanti o dietro, oppure tra le 2 asole verticali, oppure tra le 2 asole verticali avanti e dietro, e questo lo vedrete durante gli altri tutorial. Ho già fatto diversi tutorial. I link di questi tutorial e altri link li troverete alla fine e durante questo tutorial. Spero di esservi stata utile anche stavolta. Grazie per essere stati con me. Fino alla prossima volta. Ciao ciao.